Sempre più persone temono che le statine possano causare demenza e problemi cognitivi. Oggi andiamo oltre le paure e analizziamo cosa dicono davvero le ricerche scientifiche su statine, colesterolo e salute del cervello. Da dove nasce questo timore? Nei social media si trovano diversi contenuti relativi all'associazione tra statine e declino cognitivo e tutti questi contenuti partono da una riflessione che, semplificando, è questa: siccome il cervello ha bisogno di molto colesterolo, abbassandolo rischiamo di danneggiarlo. Però questa affermazione trascura un punto cruciale che dobbiamo far nostro per poter affrontare seriamente e soprattutto con equilibrio questo tema. Il cervello produce il proprio colesterolo, è come se avesse una riserva separata da quella presente nel sangue, per cui non dobbiamo complicarci la vita. Concedetemi però un altro minuto per poter andare più nel profondo su questo aspetto. Nel sangue il colesterolo viaggia, diciamo così, impacchettato in piccole strutture chiamate lipoproteine, di cui abbiamo già parlato in diversi video. E qui arriva il punto cruciale: queste lipoproteine in sostanza non attraversano quella che è chiamata barriera ematoencefalica. Che cos'è questa barriera? Per semplificare, è una sorta di muro che c'è tra il sangue e il cervello. Quindi il colesterolo presente nel cervello, quello che il cervello stesso produce, è una riserva separata rispetto al colesterolo che circola nel nostro sangue. Per cui chi ha per sua natura il colesterolo basso, vuoi per un corretto stile di vita, vuoi per genetica, non ha motivo di preoccuparsi. Però noi in questo video vogliamo parlare di una situazione diversa, ovvero di persone che assumono i farmaci per abbassare il colesterolo. Come abbiamo detto, l'abbassamento dei livelli di colesterolo nel sangue non è assolutamente un problema, anzi, ma cosa succede se gli stessi farmaci poi vanno a ridurre la produzione di colesterolo nel cervello? Questa è una domanda assolutamente lecita, però per poter dare una risposta dobbiamo innanzitutto mettere da parte i pregiudizi ed in secondo luogo affidarci a delle evidenze scientifiche serie, ovvero a studi di una certa rilevanza. Uno strumento molto potente che può essere utilizzato per fare chiarezza su argomenti complessi come questo sono le revisioni sistematiche e le meta-analisi. Immaginate che siano degli studi che vanno a prendere in considerazione i risultati di tanti altri studi già pubblicati, li analizzano assieme e cercano da questi di trarre le conclusioni più solide. In questa revisione sistematica e meta-analisi, che quindi appunto è un'analisi fatta mettendo, lo ribadisco, assieme diversi studi su un determinato argomento, sono stati analizzati appunto 16 studi. In particolare è stato valutato l'effetto sull'aspetto cognitivo della terapia con statine su circa 23.000 persone ed i risultati sono stati chiari. Per chi non ha disfunzioni cognitive di base, nel breve termine è stata documentata l'assenza di effetti negativi delle statine sulla cognizione, mentre addirittura nel lungo termine i dati sostengono un ruolo benefico delle statine nella prevenzione della demenza. Però mettiamo da parte un attimo questo aspetto perché ci torneremo tra un attimo. Un'altra meta-analisi, addirittura più grande della precedente, ha esaminato 25 studi randomizzati controllati. Cosa significa randomizzati controllati? Significa studi dove i partecipanti vengono assegnati in modo casuale al gruppo di chi riceve un trattamento, quindi in questo caso la statina, o al gruppo di chi riceve il placebo, quindi un trattamento tra virgolette inattivo. Questi sono studi seri ed affidabili, insomma. In particolare questo studio ha analizzato circa 46.000 persone ed i risultati concordano sul fatto che la terapia con statine non è risultata associata ad una maggiore incidenza di problemi cognitivi, né in chi aveva una cognizione normale all'inizio nello studio, né in persone che già soffrivano di malattia di Alzheimer. Quindi i risultati appaiono abbastanza chiari, però per essere più precisi potremmo anche valutare invece il risultato di altri farmaci. Concentriamoci ad esempio su altri farmaci meno noti per ridurre il colesterolo, gli inibitori di PCSK9. Questo ci servirà per avere una visione più ampia del tema. Questi farmaci abbassano notevolmente il colesterolo. In questo studio sono state analizzate 473 persone per un periodo mediano di circa 5 anni.
o poco più. Queste persone sono state trattate con questi farmaci, quindi gli inibitori di PCSK9, in associazione con le statine. La mediana dei valori di colesterolo LDL di questa popolazione era di 35, quindi un valore, come capite, molto basso. Al termine del periodo di controllo non è stato individuato alcun declino cognitivo significativo. Però c'è l'altro aspetto di cui vi voglio parlare e che riguarda invece la riduzione del rischio di demenza. Il mio approccio nella prevenzione di questo problema, in base ai dati che abbiamo a disposizione oggi, è sempre lo stesso e si basa su un concetto fondamentale, ovvero tutto ciò che danneggia il cuore ha un impatto notevole sul rischio di demenza. E prima di condividere con voi alcune riflessioni importanti che vanno al di là di studi scientifici o di numeri, ci tengo a chiarire un aspetto. Anche se ultimamente c'è una certa tendenza a minimizzare le conseguenze di valori elevati di colesterolo LDL, tutte le più serie evidenze scientifiche ci indicano come ridurre questi valori, quando necessario anche con i farmaci, fa parte delle strategie di base di prevenzione dell'Alzheimer, di tutte le altre forme di demenza. Infatti sono davvero numerosi i dati che ci spingono in questa direzione. A titolo d'esempio, in questo studio, dove sono state valutate 1.200.000 persone circa, è stato riscontrato come per ogni aumento di colesterolo LDL di 1 millimole sul litro, quindi tradotto in milligrammi decilitro, che sono le unità di misura tipiche che riscontriamo nei nostri referti, sarebbero circa 18 milligrammi decilitro, quindi ogni aumento di questo tipo era associato a un aumento dell'8% dell'incidenza di demenza per tutte le cause. Quindi già questo dato deve farci riflettere in maniera approfondita. Tutto quello che ci siamo detti però ci porta a fare appunto delle riflessioni importanti che vanno al di là dei singoli numeri e dati. Ci sono delle segnalazioni individuali di persone che riferiscono una sorta di annebbiamento mentale o problemi di memoria con le statine e io credo che dovremmo essere molto rispettosi di queste storie, però dobbiamo anche essere allo stesso tempo molto cauti con gli aneddoti e molto cauti con le singole storie individuali per una ragione fondamentale. È incredibilmente difficile stabilire un rapporto di causa ed effetto partendo da un singolo racconto. Non può essere sufficiente dire ho conosciuto una persona che ha iniziato una statina e dopo 2 anni le è stato diagnosticato l'Alzheimer. Infatti è impossibile stabilire una correlazione diretta ed inoltre non trascuriamo un aspetto cruciale. La maggior parte delle persone che iniziano una statina tendono ad avere innanzitutto una certa età ed in secondo luogo sono state esposte probabilmente per anni ad un fattore di rischio cruciale per la demenza, ovvero valori elevati di colesterolo LDL. E poi dobbiamo parlare di quelle segnalazioni di persone che riferiscono di aver iniziato una statina e di aver iniziato a manifestare successivamente una sorta di rallentamento di nebbia mentale. Beh, in queste situazioni dobbiamo preoccuparci di un aspetto spesso sottovalutato chiamato effetto nocebo. Si tratta di un concetto simile all'effetto placebo, ma a differenza di questo, nell'effetto nocebo noi saremo preoccupati che un farmaco, ma anche un cibo, una sostanza di qualsiasi tipo possa avere un effetto dannoso su noi stessi e quindi tendiamo ad attribuirgli delle sensazioni che spesso però non sono causate da quel prodotto. E questo è un aspetto molto frequente a cui dobbiamo prestare molta attenzione. Ci tengo però allo stesso tempo a ribadire che sono completamente aperto alla possibilità che in alcuni individui le statine possano causare degli effetti avversi e questo però vale per ogni farmaco, ma al momento i grossi dati su colesterolo, statine ed attività cognitiva ci indicano una direzione diversa. E quindi cosa dobbiamo fare? È cruciale distinguere tra queste esperienze isolate e quello che ci dicono gli studi su larga scala, che coinvolgono migliaia e migliaia di persone. Ma non è finita qui, c'è un altro punto cruciale che dobbiamo affrontare in questo tema. Questo punto è l'importanza di trasmettere alle persone delle informazioni equilibrate, in modo tale da poter prendere delle decisioni realmente informate. E qui qual è il problema? Nei social media, ahimè, si trovano opinioni estremamente polarizzate verso una direzione o verso l'altra. E questa polarizzazione viene fatta in maniera estrema con una singola finalità, quella di catturare la vostra attenzione, perché è ovvio che le informazioni polarizzate avranno più risalto rispetto alle informazioni equilibrate. Questo però non è, a mio avviso, di sicuro il modo migliore per poter permettere alle persone di prendere delle decisioni realmente informate.
Io personalmente sto cercando di percorrere un'altra strada, una strada diametralmente opposta, e se pensate che possa valerne la pena, condividete questo video con una persona a voi cara. Ci vediamo al prossimo.